Se vuoi ridurre gli sprechi e risparmiare, prova questo trucco semplicissimo. Prendi alcuni panni in microfibra o in cotone, ancora meglio, anche riciclati da vecchie magliette, e sovrapponili uno sopra l'altro. Poi, partendo dal primo, avvolgili una alla volta attorno a un rotolo vuoto di carta da cucina. In pochi minuti avrai creato la tua carta da cucina riutilizzabile, pratica, sempre a portata di mano, ma soprattutto molto più economica e sostenibile rispetto a quella usa e getta. Ti basterà lavarli, riavvolgerli, pronti per essere riutilizzati infinite volte. Piccolo gesto che fa bene sicuramente al portafoglio e anche all'ambiente. Vuoi un trucco semplice per mantenere il bidone dell'umido più pulito e profumato? Prendi dei rotoli di carta igienica finiti, posizionali sul fondo del bidone, assorbiranno eventuali liquidi e sporco, evitando che si accumuli sul fondo, quindi rendendo la pulizia molto più semplice. Per un tocco in più, versa qualche goccia di olio essenziale di lavanda, così sopra, e ogni volta che aprirai il bidone sentirai un piacevole profumo invece del classico odore sgradevole. Se vuoi tenere i tuoi attrezzi sempre in ordine, senza spendere un centesimo, prova questo trucco. Prendi un rotolo di carta da cucina finito, un paio di forbici o un coltello e pratica 2 fori alle estremità opposte. Poi, nella parte centrale, realizza altri 3 o 4 fori passanti da una parte all'altra del rotolo. A questo punto appendi il rotolo su 2 ganci fissati alla parete. Io ho utilizzato questi con le ventose, o vicino alla tua postazione di lavoro. I fori centrali diventeranno degli alloggi perfetti per i cacciaviti che potrai avere sempre a portata di mano. Sapevi che con un rotolo di carta da cucina puoi creare dei biscotti senza bisogno di stendere l'impasto? Bene, ti mostro subito come. Prendiamo il nostro impasto, che può essere una frolla, che abbiamo già fatto riposare in frigorifero, e gli diamo una forma leggermente allungata. Lo avvolgiamo bene con la pellicola e prendiamo il nostro rotolo di carta da cucina finito. Con un paio di forbici lo apriamo, prendiamo il nostro impasto e stringiamo bene i bordi come se fosse una caramella. Inseriamo l'impasto all'interno del rotolo e semplicemente facciamo questo movimento avanti e indietro. Così gli daremo una perfetta forma cilindrica che andremo a tagliare per creare i nostri biscotti, senza bisogno di stendere l'impasto e usare delle formine. Se vuoi nascondere soldi o piccoli gioielli in casa in modo semplice e sicuro, prova questo trucco. Prendi un rotolo di carta igienica finito, inseriscilo al centro di un vasetto trasparente, all'interno del rotolo metti i tuoi contanti o gioielli più piccoli che vuoi tenere al sicuro. Poi riempi lo spazio intorno con riso, sale o farina fino al bordo. A prima vista sembrerà un semplice contenitore di cucina, nessuno sospetterà cosa c'è dentro. Se vuoi dire addio a cavi aggrovigliati nei cassetti, prova questo trucco. Prendi dei rotoli di carta igienica finiti, oppure taglia a misura dei rotoli di carta da cucina, arrotola con cura all'interno ogni cavo, dal caricabatterie al filo della prolunga, in modo che resti fermo e ordinato. Per non confonderti, scrivi direttamente sul cartoncino il nome o l'utilizzo del cavo, così lo troverai subito senza doverli srotolare tutti ogni volta. Un'idea pratica per mantenere in ordine lo spazio e avrai riciclato dei materiali che altrimenti avresti buttato. Un altro modo pratico per riutilizzare i rotoli è questo: infilaci tutti gli elastici per i capelli uno dopo l'altro fino a riempirlo. In questo modo resteranno sempre ordinati e ben visibili e non li perderai più nei cassetti o nelle borse. Puoi anche dividere i rotoli per colore o per tipo di elastico, così li troverai subito quando ti servono. Se vuoi mantenere le scarpe in forma allo stesso tempo assorbire l'umidità della scarpiera, prova questo trucco. Prendi dei rotoli di carta igienica finiti, inseriscili all'interno delle scarpe, aiuteranno a mantenere la forma ed eviteranno che la punta si deformi. In più il cartone assorbirà l'umidità prevenendo i cattivi odori, e se vuoi dare un tocco di freschezza in più versa qualche goccia di olio essenziale direttamente sul rotolo. Se vuoi che le onde della tenda restino sempre perfette e ordinate, prova questo trucco. Prendi dei rotoli di carta igienica finiti, tagliali in senso verticale, poi infilali direttamente sull'asta della tenda, posizionandoli tra un'onda e l'altra del tessuto. In questo modo manterranno la distanza giusta e la tenda avrà sempre un aspetto elegante, quasi come se fosse appena stirata. Guarda la differenza, questa è la tenda senza rotoli e questa è la tenda con i rotoli. Un piccolo trucco invisibile ma che fa una grande differenza. Se fai fatica ad aspirare la parte bassa della porta o le fessure più strette, prova questo trucco.
Prendi un rotolo di carta da cucina o di carta igienica finito e taglialo in senso verticale. Poi infilalo sul tubo dell'aspirapolvere modellandolo leggermente con le mani, come se fosse un beccuccio. In questo modo potrai raggiungere anche gli spazi più difficili aspirando polvere e briciole senza dover spostare nulla. Forse questo trucco lo conosci già, ma vale la pena ripassarlo. Puoi trasformare un normale rotolo di carta igienica in pratici Kleenex in pochi secondi. Ti basta rimuovere il tubetto di cartone centrale e iniziare a sfilare la carta partendo proprio dal centro. Poi metti il rotolo in un cestino o in un contenitore decorativo o in un bel vaso. Vuoi un profumatore per il bagno semplice ed economico? Ti basta un rotolo di carta igienica. Bagna leggermente il rotolo. Poi sfila il cartone centrale e schiaccialo con le mani, proprio come ti mostro nel video. Versa al centro un po' di ammorbidente, aggiungi qualche perla profumata. Assorbirà la fragranza e la rilascerà lentamente nell'aria, diffondendo il profumo in tutto il bagno e anche in tutta la casa. Ogni 2 settimane circa ti basterà rinfrescarlo con un po' di ammorbidente per mantenerlo sempre efficace.